tutti! Nel tutorial di oggi vediamo insieme come fare questa cucitura invisibile per unire le mattonelle. Utilizzeremo un ago senza punta e un filo. Se invece vi piace unire le mattonelle con l'uncinetto, ho fatto un tutorial in cui vi mostro 4 metodi per unire le mattonelle con l'uncinetto, ve lo lascio linkato nel box informazioni e nell'angolo in alto a destra. Questa cucitura è perfetta tutte le volte che vogliamo un lavoro particolarmente compatto o comunque unito perfettamente e in cui vogliamo un risultato della cucitura proprio piatto. Il tutorial è veloce, molto semplice, aspetto i vostri commenti, fatemi sapere se vi piace questo metodo, se lo conoscevate già e soprattutto se volete altre chicchette o comunque trucchi per quanto riguarda le mattonelle. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo tipo di cucitura appaiamo le mattonelle dritto e dritto, sono tutte e due col dritto verso l'alto. In questa mattonella che ho scelto ci sono 3 catenelle nell'angolo, quindi iniziamo a cucire dalla centrale, ma se avessimo avuto 2 catenelle nell'angolo, per ogni lato ne avremmo cucita solo una. In questo caso ne ho 3, quindi ne cucio 2 in questa unione ed eventualmente ancora 2 unendo questa da questa parte e 2, cioè sempre anche quella centrale, anche per la quarta mattonella. Iniziamo entrando da dietro e prendendo solo il filo dietro della catenella, quello che sta sotto, diciamo così. Lasciamo una codina all'inizio per poi poter saldare e dall'altra parte entriamo nella seconda catenella e usciamo nella terza, prendendo sempre solo i fili dietro, quelli che stanno sotto. E qui torniamo ad entrare da dove esce il filo e usciamo nel punto dopo, che è la terza catenella. E continuiamo in questo modo. Da questa parte entriamo nel punto da cui esce il filo e usciamo nel successivo. E continuiamo in questo modo, dal punto da cui esce il filo e usciamo nel successivo. E ovviamente a questo punto lo tiriamo. E andiamo avanti così, prendendo sempre solo i fili sotto. Se volete potete anche appaiare le mattonelle in questo modo, rovescio con rovescio. E andiamo avanti così. Entriamo nel punto da cui esce il filo e usciamo nel punto successivo e usiamo sempre un ago senza punta. Entriamo tra un filo e l'altro, non prendendo i fili, cioè entrando nella trama del filo. E tiriamo. E anche da questa parte cuciamo le prime 2 catenelle delle 3 che abbiamo nell'angolo. E questo è il risultato, un'unione perfetta fatta con il filo bianco e non si vede. Dietro è così e sul davanti soprattutto, come vedete, è completamente piatta, perfetta. Dietro si sente appena appena una nervatura, ma appena appena. Quindi adesso, se volessi cucire anche questo quadrato in questa posizione, utilizzerei di nuovo
la seconda catenella che ho già cucito su questa e la seconda dell'altra, entrando come prima tra la seconda e la terza e di nuovo da questa parte tra la seconda e la terza. Se invece qui abbiamo solo 2 catenelle, ne avremo utilizzata una per cucire queste due e con la seconda cucio questa con questa. E andiamo avanti anche da questa parte unendo tutti i punti. E quando cuciamo anche la quarta mattonella dell'unione, anche qui cuciamo anche la catenella centrale. Entriamo nella catenella centrale della mattonella che stiamo cucendo, di quella che finisce con il blu, e passiamo alla prossima cucitura che è tra queste due. Esco dalla centrale di qua e riprendo tra la centrale e la terza, tra la centrale e la terza. E questa è l'unione che otteniamo, perfetta. E questo è il risultato che otteniamo, praticamente perfetto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi sia utile. Fatemelo sapere scrivendo un bel messaggio qui sotto il video oppure regalandomi il vostro like. Noi come sempre ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!